Ok, Chiara. Ciao Elena. Ciao, ciao a tutti. Dimmi se sei connessa a Chiara. Mm, fammi il conteggio Sì? che non riesco a... Connettiti in profondità. Chiara, conto Mhm. da 1 a 5. Scusa, da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo. eh, e arriva, praticamente arriva da un tunnel, una specie di tunnel, come se ci fosse un tunnel che ha le pareti trasparenti però. E dall'altra parte del tunnel c'è un'altra sua vita. Mhm. Ti dà l'autorizzazione visto che la Sì, vedi. sì, 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 sì. Ok, andiamo a vedere l'altra sua vita. Mhm. Allora, mm, lo vedevo già prima. È come se questa vita ehm, co- è come se in questa vita quello che le stanno facendo, tra virgolette, è un po' la conseguenza dell'altra vita. Mhm. Ehm, eh, Ma l'altra vita. Ok, alzati pure le frequenze a livello mm? che vuoi. L'altra vita è una vita parallela o è una vita su una linea temporale diversa, una vita di un clone? Che cos'è l'altra vita? Eh, secon- ma io ti direi parallela perché allora, vedo che nell'altra vita lei era, non so, possiamo chiamare un agente, non so come dire, ehm, che era riuscita era riuscita ad arrivare a degli indizi, a scoprire delle cose molto scottanti, molto grandi, Mhm. ok? Però poi dopo c'è morta per questa cosa. Bene, cosa ha scoperto? Ehm, allora era riuscita a scoprire alcuni, in quel posto lì, un grosso posto dove facevano dei riti iniziatici satanici. Eh, aveva scoperto anche tutto un meccanismo economico dietro, anzi era partita da lì ed era arrivata a questa cosa, a questi riti satanici. Bene, anno. 1964. Questa linea temporale o un'altra? Io dico questa. Ok, lei è nata non tanto dopo, una Mm, decina mm. d'anni, più di 10 anni dopo, 15 anni dopo. Sì, la, la cosa strana è anche prima mentre parlava, la cosa che è diversa dal solito quando vedo vite parallele, ok, è come se lei non fosse andata troppo in alto, no? Quando è morta, è come se fosse rimasta vicino e attraverso questa specie di tunnel forse si fosse reincarnata subito. Mm. Ma perché?
Perché è come se fosse, Risolverla? sì, è come se avesse riuscito a trovare il modo di continuare eh, mh, la sua strada voleva un po' la PS cercare comunque di portare avanti questa strada di scoperte. Ok, facciamo... Lei era donna o uomo? Lei era donna, È morta a che età? 53, E in che paese? Germania. Lei si è reincarnata in Italia non molto dopo, ehm, per risolverlo, questo problema, o per assistere alla sua caduta. Sì, sì, è come se lei volesse, ehm, Non mi perdo lo boh, spettacolo. non mi perdo lo spettacolo, io devo arrivare alla fine di tutto questo, o in un Mhm, modo o nell'altro, no? Quindi mhm. ok, o lo faccio io, o che viene fatto io, quella parte lì no, non la posso lasciare lì così. Ok, io mi sto già iniziando a scaldare. Con queste condizioni, quando finisce il deep state? Febbraio, mm, fine febbraio, primi di marzo, 2022? sì. Con che evento? Eh, l'arresto, l'arresto comunque mm, Eliminazione dai giochi di? allora, no, primo è Biden. Vedo Biden e poi dopo diranno della regina che se è già morta, ma diranno la verità, tra virgolette, usciranno delle cose che non devono che non dovevano uscire. Poi vedo in coincidenza, allora, aspetta, perché appena prima, secondo me, o si dimette o adesso non mi ricordo, o si dimette la Merkel, comunque vedo che finisce la Merkel. E vedo il governo di Draghi traballante, appena prima, eh. Mhm. Escono delle cose su Macron, hanno Bene, questa febbraio direttiva. 2022. Quali possibili probabilità ci sono con le condizioni di oggi che questo evento non avvenga o avvenga più tardi? C'è un 10% solo che può. Dovuto a cosa? PS che vogliono il casino? No, non ho capito la domanda. Allora, se c'è questo evento ci sarà al 90%. Ok, qual è il 10% che non ci sarà l'evento? A cosa è dovuto? A delle PS che sono qui nella Matrix e che vogliono invece fare l'esperienza del casino, del non eliminazione del deep state, del prolungamento del deep state? No, sono è il Deep State che usa le ultime cartucce che potrebbero rallentare un po' le azioni invece contro il Deep State. Quali sono queste cartucce? Mm, allora, qualcosa legato al Cinivac. Ehm, se riescono a rinforzare un po' il loro potere sulle persone. Eh, non solo, allora questo qua può essere, ok, se loro riescono a portare avanti tutta questa storia, io vedo anche dei lockdown, così un po' di più, riescono a fare in modo di. Allora, loro sanno benissimo dove prenderli, no? Dove andare a prendere
i massoni, gli illuminati che guidano il deep state, ok? Mm, mm. Se riescono a portare avanti questa storia creando altri lockdown in maniera tale che i movimenti esterni sono visibili, quindi chi li deve braccare è visibile, loro riescono a sperdersi un po' e quindi faranno un po' più fatica a trovarli. Quindi servono o non servono i lockdown? Non ho No, capito. no, il lockdown non ci devono essere, non ci devono Ok. essere perché tutto il resto è programmato già. Va bene, come si chiamava Chiara nel 64? Barbara, detto in tedesco, non so, Barbara però. Ok. Cosa ha scoperto? Allora, ha scoperto dei giri a livello proprio mm, a livello ministeriale, governativo tedesco. Mhm. Ha scoperto, trovando dei movimenti di denaro e anche di lingotti strani, sospetti, da lì ha iniziato a indagare, ha iniziato a vedere ed è arrivata, ha trovato le prove di questi riti, ha sentito anche delle conversazioni così ed è arrivata a scoprire proprio il luogo dove facevano i riti e ne ha visti un paio. Dopodiché, una di queste volte è stata scoperta, e dopo pochi mesi sono riusciti ad ammazzarla. I riti avevano chi erano le vittime? All- Animali, no, 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 foto, no, donne, no, no, uomini, donne, bambini. due donne in quei due riti che ha visto lei, nel Ok, momento in cui era. vibrazione di Chiara. 158 milioni, Consapevolezza. 112, Rapporto tra PS e PE. PS 32 e PE 68, Vite precedenti. 921, Cervello. 9,7. Impianti. Identità eteriche. Allora, c'è un felinoide e una mantide e tutti e due collaborano con Moloch, però prima di Moloch, perché collaborano nel senso che arriva un po' di informazioni di energia, arrivano a Moloch, ma è fuori, non può più entrare, io vedo che non riesce più a entrare di qua Mhm, nel mhm. primo universo, quindi è tipo fuori dalla teca, no? E, e dietro qua c'è Zeus, dietro al felinoide e alla mantide. Esseri di luce. 6, ce ne sono Entità 6. mentali. Allora, entità mentali ce ne sono 3, una di Vediamole. livello, sì, una di livello 3, una di livello 4 e una di livello 5. Mm. Pesantuccia, Mm. come cosa. Partiamo dalla 3. Allora, la 3 è quella che le impedisce di trovare una sua autonomia, mm, però non a livello concreto, no? È quella che le fa credere di avere questa dipendenza.
nella sua storia sentimentale. Mhm. È quella che tutte le volte che lei decide, vede la strada da prendere, le dice che in realtà no, non è quella la strada giusta e che in realtà deve stare qua per vari motivi. Poi si inventa, questa entità tutte le volte si inventa dei motivi che possono per convincere Chiara a rimanere. La 4? Allora, la 4. La 4 è quella che le fa venire questo grosso senso di solitudine, di tristezza, di eh, tristezza proprio di vedo questa emozione che proprio la tira giù e la tiene giù e a volte la fa diventare apatica, cioè non riesce a muoversi. Quindi tutte le volte che lei vede la via d'uscita, la cosa bella, la possibilità, no? I colori, questa entità di livello 4 mm, le Interviene. manda subito, sì, manda dei pensieri brutti, anche ricordi brutti, e lei abbassa le vibrazioni e entra in questa emozione pesante. 5. Allora, l'entità di livello 5 è quella che allora agisce a livello mentale, però in maniera subdola, nel senso che non agisce direttamente con... Ah, ok, adesso ho visto. Non agisce direttamente con i pensieri, agisce sul fisico, sulla parte fisica e è in collaborazione con l'amantide e il felinoide. Ok, quindi per Ammazza. bloccare... Che furbacchione, che bel sistema complesso. sì, Sul fisico, sull'emozionale e con l'eteriche ha esatto. stretto. E i 6 EDL, che non sono neanche pochi, cioè non sono per niente pochi, No, che fanno? infatti, ce ne sono tre dentro e tre fuori ed è come praticamente ce n'è uno dentro e uno fuori per ogni entità mentale. È come se quello dentro fa da spola con quello fuori che comunica poi con le entità eteriche. Pazzesco, un sistema Sì, perfetto. sì, Una esatto. rete, Mm, una rete, una roba pazzesca, mm. un'organizzazione incredibile. Come li vedi tutte queste entità mentali, eteriche, Mm. EDL? Cosa si aspettano da oggi? Potremmo chiudere qui e li lasciamo fare, no? Sì, no, figurati. Ma l'ipotesi li rende felici? Perché questo è... Quando tu l'hai detto hanno fatto tipo sospiro di sollievo, no? Allora, quello che io vedo sempre è che quando noi entriamo, arriviamo, no? E li vediamo, loro si fermano, quindi prestano attenzione, no? Per cercare di fare delle mosse di contrattacco, no? Quindi magari fanc finta di apparire in un modo, sono in un altro, oppure se tu gli chiedi le cose dicono non rispondo, quindi prestano attenzione, ok? Perché Eco, sanno eco, benissimo. eco, eco. Chi c'è? 2 secondi fa. Sì, tre. 3? Ce n'erano tre, sì. Tornati via? Mm. Beh, tornino Sì, sì, indietro. li ho visti proprio. O me hanno interferito. Dentro? No, no, li ho visti, sono andati nel water. Ah, sono già disinnevate. Hop, quindi diretti. Sì, Il sì. Vater è il portale dell'oblio, quindi i militari che vengono a controllarci adesso vanno direttamente nel cesso senza passare dal via, come nel Monopoli. E lo Sì. sanno, hanno iniziato a capirlo, le ultime sessioni non si furono fatti neanche vivi, però io li sento subito. Appena arriva l'eco, sono lì, ci provano. Cosa fanno, scusa, per così poco tempo che pensano di fare? Di mettere una spia, di mettere un microfono? Ma pensano che ci possa essere una piccola parte da cui sgattaiolare per non entrare nel portale dell'oblio.
Ma loro lo Solo, sanno sai chi che... siamo o no? Sì, ma pensano, boh, sai, se no smetterebbero tutti, no? Se fossero convinti che noi, cioè se sapessero veramente quello che facciamo, se si rendessero conto, è come se avessero una mezza idea che loro possano fare di più. Mm. Sono ancora convinti di questo. Stavamo dicendo quindi quando noi entriamo loro cercano in qualche modo di e poi si rassegnano, c'è un momento in cui sono rassegnati, quindi dai, Esatto. chiudiamola qui, lasciamo Chiara nelle peste e loro questa Ricominciano, bellissima tela ricominciano. perfettamente tessuta, questo piccolo capolavoro di interferenza, perché questo è proprio un piccolo capolavoro di Sì. interferenza. Mm. Mm, 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 mm. Ci sono degli impianti? Allora, c'è un grosso impianto mentale che è un cerchio che è proprio sul cervello, così. Mm. Poi le hanno messo degli impianti eterici sulle orecchie. Mhm. Acufene, Eh, quindi, no? Sì, quando lei diceva che ce l'ha a destra, No, dice sì. Ah sì, scusami, orecchio destro, sì. mm, eh, è, è perché vedevo, mentre lei lo spiegava, che è come se da una parte le informazioni entrano e quindi come se quella parte lì le desse meno cioè se ne accorgesse meno, e poi Al invece di sinistro. qua, invece dal destro, da dove ciucciano l'energia, ok, è come se la PS, è come se si accorgesse del passaggio, no? Quando entra Mhm. a livello fisico e quindi lì cerca di contrastare e l'orecchio si infiamma. Come quando diciamo, come quando la mamma rimprovera i bambini, ti ho detto delle cose, ti entrano da un orecchio e ti escono dall'altro. E qua, Eh, da dove escono si pigliano le informazioni, no? Perché vengono esatto. filtrate dal produttore di informazioni, che in questo caso è Chiara. Va bene. Poi, Poi ce n'è uno sul plesso solare. Eh, allora, ah, ce n'è uno a livello dell'utero che è appoggiato, è tipo un disco appoggiato orizzontalmente nell'utero. Quello lì è legato al... parto. Sì, Adesso lo vediamo tutto il parto, perché è mhm, assurdo. sì, infatti. Poi ne ha due sulle ginocchia e due sui piedi, sul dorso. Ok, basta. Sì, Anche i mentali abbiamo visto, no? e c'è quello lì grosso, il cerchio. Ok. Dopo un aborto spontaneo, problema alla pelle, causa esoterica. Adesso non so se è prima o dopo, io penso che sia dopo l'aborto, dopo il parto, però non lo so perché non Sì, ce l'ha sì, detto. sì, 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 sì. Infatti, perché dall'impianto che le hanno messo durante il parto, tutte le volte che lei cerca di... cioè, da lì non devono più uscire figli, ok? Perché lei è una grossa gatta da pelare per loro e tutti i suoi figli sono molto evoluti. Quindi Mhm. già una è nata e vabbè, lì in teoria poteva anche, hanno fatto casino, quindi poteva anche non nascere, ma da lì in poi lei figli non doveva più averne. Quindi con quell'impianto lì riuscivano prima di tutto a bloccare la vita, ok? Ma hanno iniziato a mandare degli impulsi, vedo, Mhm. parte da qua, va qua e poi gira su tutto il corpo. È come se mandassero, E da lì la pelle? sì, mandano degli impulsi e poi riprendono le informazioni. Questo lo vedo che lo fanno Chi lo spesso. fa? Il felinoide, la mantide, Zeus? Lo fa il felinoide e poi manda a Zeus. Ok,
La cuffia l'abbiamo visto, anche a destra. No, l'anca destra è un po' proprio ha una casa fisica no, posturale, più posturale, dovuta però. È come se dopo l'intervento del parto avesse, non so, vedo delle aderenze, quindi è come se lì l'equilibrio muscolare dell'addome fosse un po' alterato e quindi compensa un po' con l'anca destra. Ok, quindi Ok, a livello è postura. ok. Occhio sinistro. Mm. No, non c'è una causa esoterica, è più fisica, è più legata all'emozione quella. Quale Proprio emozione? la fatica di non riesco a mettere a fuoco. Ok, quella parte lì riguarda mamma, figli, eh, riguarda proprio quello che mi viene è che non ha ben chiaro, in effetti come anche ci ha raccontato, non ha ben chiaro da dove deriva lei, no? Quindi tutta questa sua storia confusa di quando era piccola, no? Di incastri vari, di persone varie, quindi è come se tutte le volte dovesse mettere a fuoco la situazione, no? Mhm. Rispetto appunto alla sua discendenza, da dove deriva. Ehm, Ok. mhm. Stomaco. È l'impianto al plesso solare. Piedi che lei sente non suoi, staccati dal corpo e insieme freddi e quindi anche freddo in generale. Allora, quando le fanno delle abduction, anche fisiche, e provano, è come se sperimentassero un isolamento dei piedi dal resto del corpo. Con lei lo fanno con i piedi, però vedo anche altre abduction di altre persone e provano a farlo con ogni parte del corpo. E con lei lo fanno dei piedi, per vedere cosa succede a livello energetico. Quindi è come se lo isolasse, come se durante le abduction le isolassero i piedi, provano mettendo tipo una rete metallica intorno ai piedi e mandano degli impulsi come se si fermassero tutti i collegamenti tra il piede e il resto del corpo. Fermano le informazioni derivanti dal cervello. Va bene, analizziamo il parto della figlia. Non entriamo nei dettagli, insomma, ne succedono di cotte e di crude. Sembra un film dell'orrore. Le dicono di mangiarsi la placenta, le usano delle tecniche senza metterla al corrente per far uscire la bambina. Doveva essere un cesareo, poi no, il compagno è buttato fuori, chiuso fuori, non può entrare, la trattano come. Sembrano indemoniati, i medici sembrano Ah, indemoniati. Un incubo, 24 ore, va bene, sono tante, c'è anche di peggio, 24 ore non sono niente. Ho sentito 3 giorni anche, come ah. sia possibile, non lo so, però 3 giorni una è morta praticamente. 2 giorni è possibile, te lo garantisco. Sì. Ho provato. E che succede? Causa esoterica. Allora, praticamente, mm, allora, lei non doveva andare a partorire in ospedale, no? E questa cosa per loro, diciamo che hanno preso l'occasione del parto, quindi di questo passaggio di energia fondamentale, no? Per una donna e e per un bambino che nasce. Ok, vedo, è come se ci fosse a livello energetico, è una sensazione straordinaria perché vedo come se ci fosse un inglobamento dei due campi energetici, no? Della mamma e del bambino. E poi è come se l'energia si accumulasse prima verso la mamma, ok? E poi durante l'uscita del bambino c'è come un passaggio enorme, passa
tutta l'energia al bambino, ok, per i primi minuti di vita e poi si riequilibra tutto Mhm. dopo qualche minuto. Ok, quindi c'è questo movimento energetico stranissimo, no? Quindi come un addensamento da una parte e poi va dall'altra e poi c'è un equilibrio. Ehm, quindi quell'occasione lì per le interferenze era fantastica per poter mettere questo impianto, prima di tutto, e non solo. Il posto dove lei è andata in quel momento lì, le- mm, il luogo proprio dove era, Ospedale. sì, però quella sala parto di quel momento con quelle persone era un momento in cui avrebbero voluto fare altro sia col bambino, cioè col bambino soprattutto, ok? Cioè? Con la bambina, cioè sarebbe dovuta sparire. Ma in che senso? Nell'ospedale? Sì, dall'ospedale. Sai, a volte, Ah. l'ho visto adesso, sai che a volte succede che dicono che i bambini sono morti e poi spariscono. Cioè, Ah. Eco, tanto eco. mm, Ecco, ecco, ecco. Questi tutti sto subito. mandando, li sto mandando. Quanti sono? 6. Appena si parla di bambini, up, Mm, arrivano subito. Perché sono degli educatori loro, no? mm, mm. Adesso andiamo da dove vengono, perché mi sono stufato. Tutte le volte mi stufo, mi cazzo, la gente è contenta che io mi incazzo, ma io mi incazzo davvero. Cioè, io non sono contento di incazzarmi. Adesso andiamo lì. Mm? Mm. Dove andiamo? Dove stiamo Questi andando? arrivavano da sotto il Cerna. Ok, andiamo al CERN. Mhm, Adesso tu ed io, Elena, se ti va, mhm. Sì. ci mettiamo uno di fronte all'altro, ci diamo le mani. La mia mano Mhm, destra prende la tua sinistra prende la mia destra. mhm, Creiamo un ad eternum enorme, il più grande che abbiamo creato finora. Si sta formando sopra le nostre teste. Il diametro è proporzionale alla vibrazione. Se una pallina da ping pong sono miliardi di vibrazioni, non è, non è quantificabile la vibrazione di questo pallone gigantesco di metri di diametro che sta crescendo e che noi stiamo facendo crescere sopra il CERN, da dove ci mandano gli amichetti. Sempre di più, sempre di più. Un bel pallone di vibrazione. Vogliono la nostra energia, gliela diamo. Tanto io ne ho quanta ne voglio. E quella è talmente alta che a loro darà molto, molto fastidio. mm, Molto fastidio. Questo pallone è così grande che ingloba etericamente tutto il CERN, tutto mm, quello che c'è sotto. Deve essere grande quanto questo famoso tunnel circolare. mhm. Mm? Fin dove arriva questo tunnel? Non arriva anche in Italia. No, 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 ancora no. Cioè, i tunnel vanno. Sì, sì, ma quello della particella, quello che fa Eh, il giro alla no, particella. no, no, Sì, sì, infatti, no, sempre che sia no. vero. Perché, Sì, 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 sì. va Lo bene. vedo un po' più grosso della città come diametro. Concentriamoci sulla Ad Eternum, Mhm, lì nel CERN. Fatto? mhm, Ok. Spero di leggere delle belle notizie nei prossimi giorni sì. circa il CERN. Mm, mm, Bene, mm, va bene, ok. Non ce mm. l'hanno fatta, tanti No, saluti. Causa esoterica dello strangolamento ed è non allora, riuscire a staccarsi da questa relazione. questa, quella lì è l'entità di livello 2, 3, scusa. L'entità di livello 3 è proprio, il suo scopo è quello di mantenerla lì. Quindi tutte le volte che lei vuole andare, le arrivano dei messaggi, delle scuse che la convincono a rimanere. La causa dello strangolamento, allora, sono riusciti le entità, questa volta la mantide,
se è riuscita a... Praticamente c'è stato una... come se la stessa mantide che interferisce lei avesse in qualche modo, fosse in qualche modo riuscita a interferire il compagno di Chiara, Mhm. ok? E l'avesse fatto agire fisicamente su Chiara. È la prima volta che vedo una cosa così, è come se, allora, è come se la mantide che interferisce Chiara avesse posseduto, tra virgolette, un'interferenza del compagno e avesse fatto sì che il compagno agisse fisicamente su Chiara. Ok, il compagno è la fiamma, Assolutamente no. anima gemella fine, No. vita precedente che è alla base di questo incontro nuovo, se c'è, ovviamente. Allora, allora, sì, praticamente lui erano sempre lui uomo e lei donna. Lei lavorava in questi campi per questo proprietario terriero che era lui. Mm. Era molto brusco, molto severo con le sue lavoratrici e si era invaghito di lei e lei ha rifiutato, ha rifiutato fino a che poi ha cambiato lavoro, è andata a fare da un'altra parte, è andata proprio via. Ok, è come Mhm. se è come se in questa vita dovesse portare avanti questa cosa. Cosa? Di stare con lui? Sì, ma è più la PS di lui. Cioè, Scusami, delle robe... sì, ripetimi per favore perché è andata via un attimo, vai. ok. Doveva Allora, ripetere in questa vita cosa? mm, doveva terminare la sua esperienza per tutta la vita con lei in questa modalità qua. Quindi Compagni. lui, sì, compagni e lui un po' così, brusco, così, con questo carattere qua. Sì, ma questo è un contratto. Non Sì, è che lui deve terminare la... sì, Questo è un sì, no, contratto a certo, il cui lui contratto. crede, vabbè, fatti suoi, e anche lei crede. Sì, E certo. prima la vedevo Chiara incazzarsi per le entità, eccetera, ma le entità le hai volute tu. Questa è una cosa che deve essere molto importante. Le entità non esistono, se tu fai così non ci sono, cioè non c'è niente. È una creazione nel gioco, se no non c'è il cattivo ed è una palla. Mm, 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 mm. Le hai create tu per fare l'esperienza. Quindi tutte le entità, tutto il parto osceno l'hai creato tu per fare l'esperienza. Bisogna capire che quell'esperienza ti ha dato delle cose che ti hanno creato una Chiara diversa oggi, una Mm. Chiara più forte, più consapevole e una Chiara che da adesso in poi, forte di questo passato, è una supereroina, una Superman, anzi una Superwoman, quindi riesce nella creazione anche del quotidiano a fare delle cose straordinarie. Questa è una cosa molto importante, cioè adesso noi togliamo tutto, no? E uno si adagia nella vita di tutti i giorni, accontentandosi, mettendo una pezza. Invece la vera reazione che verso la quale io vi spingo è di cambiare tutto, Mm. di diventare consapevoli che siete voi. Per esempio, adesso non hai il lavoro, non è mica una condanna. È mica una condanna, il periodo è quello che è, ci sono mille altre opportunità. Reinventarsi, Mm. ti piaceva fare i gioielli. Mm. Bene, ci sono altri mille Fallo. modi per venderli nei social, Esatto. dei social Mm. particolari che vendono oggetti, Mm. cioè ci sono mille cose. La possibilità che tu hai davanti, visto che sei in questo mondo di M e comunque questo mondo di M ha delle le regole, ha anche delle opportunità alla fine. Questo è il bello della vita, diciamo così. Io non voglio essere negativo come magari era in passato o in altre Mm. circostanze. Io sono sempre molto propositivo. In sostanza tu devi vincere.
tu devi vincere, sei qui per vincere. C'è una sessione che non so se è stata pubblicata, però vincerò. Non Sì, se ancora, non mi sa, sbaglio è no. stata pubblicata. No, non l'ho ancora No, pubblicata. no, mi sa di no. Vincerò. Tu devi cantartelo tutti i giorni, vincerò. Con la voce di Pavarotti, vabbè. Mm. Con Pavarotta, un po'. Con la voce di Pavarotta, cioè, vabbè, non, è non può farlo una donna perché quello è un tenore, quindi Mm. non ce la fa. Però te devi cantare tutti i giorni. Io sono qui per vincere. Io dimostro a me stessa che nel mio mondo, quindi non so, c'è quello che deve dimostrare di fare i soldi, lo fa, ma non fine a se stesso, ma per dimostrarlo, no? È quello che deve dimostrare di farcela da solo, cioè quello di dimostrare di rialzarsi dopo aver perso il lavoro come te, no? Questo è il senso. Questo è il vero Mhm. senso di queste sessioni, non lavoro, pulizia, poi la gente aspetta e poi mi contatta, ma guarda che è tornato. Tu che hai fatto? Niente. Ah, ok, non hai capito niente allora, non hai fatto niente, non hai capito niente. Cioè dopo ci deve essere la revolution, la rivoluzione, che è diversa di caso in caso e non ti possiamo dire noi cosa dovete fare, devi fare, ma devi fare, anche nel fare c'è la rivoluzione, soprattutto nel fare, perché la Matrix cos'è? È un mix figo di fisico e non Mm, fisico. mm, 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 E la benzina vera la danno il non fisico, ma nel fisico. mm, Quindi paradossalmente tu potresti diventare da adesso in poi una che fa delle cose incredibili mm, che nessuno si aspettava da te e che tu non fai per altri, fai per te, sostanzialmente. mm. Va bene, Posso fare una dimmi, piccola parentesi? dimmi, Perché può dimmi. essere, ogni tanto ci capita, cioè spesso ci capita. Prima, quando tu dicevi ti piace fare gioielli, ci sono mille modi per venderli, puoi venderli sui social, online. E io 3 secondi prima mi era arrivata questa immagine di lei che è molto creativa, fa i gioielli e li vende online. Ecco, Ok. però volevo dire questa cosa. Ok, Cioè, abbiamo ci succede purtroppo ancora spesso. un bel po' di cosine da fare. Va bene, il compagno l'abbiamo visto. Mhm. La casa è impregnata, vabbè, ci sta, insomma. Circolo Sì. vizioso Mm. e poi l'episodio violento. Va bene. Causa esoterica del nascere sottopeso da bambina, di nascere sottopeso. Allora, questa cosa che lei ha fatto come un passaggio diretto da una vita all'altra, Ah, ok. ha fatto sì che le interferenze c'è, ok? È come se hanno cercato di interferirla e di non farla nascere già da lì, ok? Ok. Quindi è proprio quello. Causa esoterica del senso di sporcizia, ricordo dell'infanzia, sentirsi sporca. Mm, vedo, mi è arrivata questa immagine, eh, vedo lei piccola e qualcuno fa il bagno con qualcuno e mentre fa il bagno la lavano, forse la stanno lavando, non lo so. Diciamo la toccano un po' più del dovuto nelle parti intime, non solo per lavarla, ma stanno, cioè, vedo che Ma è l'amico ventenne? L'amico no, il conoscente di famiglia ventenne? più o meno l'età ci sta, sì, è la persona che vedo più o meno, sì, mm, più o meno vedo con capelli castani, lisci, corti, con tipo un ciuffo, non so. Ok. Causa esoterica della madre, di aver avuto una madre particolare e non capace di fare la madre di fatto, Quello, quindi privata della patria potestà. quello è un contratto che lei ha firmato, è una nuova esperienza che doveva fare. Ha firmato un contratto per fare questa esperienza qua, così. Idem il padre assente? Sì, sì.
voleva mettere insieme due cose, sì. Ok, quindi viene allevata dai nonni, vabbè, ok. Il Mhm. nonno che non è un nonno, chiamiamolo come disincarnato. Mhm. Chiamiamo però anche la nonna paterna, con cui lei è cresciuta, che ogni tanto la picchiava un po', che vabbè. Mhm. E chiamiamo anche il nonno paterno che non ha riconosciuto il padre, Mhm. che ha rovinato questa donna, no? Che, diciamo, Mhm. tutte e tre. Il nonno finto, il nonno vero, che un po' se n'è fregato, e la Mhm. nonna vera, Mhm. che un po' l'ha fatta sentire in colpa, che un po' ha scaricato su di lei i suoi errori, le sue Mhm. leggerezze più che errori, le sue avventatezze. Mhm. Allora, diciamo, il nonno che le ha fatto da nonno. Ah, Eh, come lo lei vedi? lo vedo con i capelli grigi, brizzolati, con i baffi, un po' cicciotto, Mhm. molto paciocco, non so come dire. Ehm, e dice, io non potevo, davanti alla sua necessità di questa richiesta, no? Di avere una parte di accudimento anche maschile, non ho potuto fare a meno che dir di sì, con piacere, però era proprio questa, sì. Questo La- nonno finto e Mhm. Chiara hanno passato vite insieme. E una bambina che Sì, dice a un sono conoscente di stati, famiglia, sì, sì, vuoi sì. essere mio nonno? Mm, 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 mm. Singolare, molto Eh, singolare. sono stati marito e moglie in una vita. Ah, Mm, mm, mm. In una Marito, bella mari- vita, una di quelle belle vite, una delle belle vite di Chiara. marito lui, moglie lei. Sì, sì. Ok, nonno finto è interferito. Dov'è? È lei sulla Terra? È sulla terra e vedo legato a una figlia, può essere, non so se ha una figlia, No? una nipote. Sì. Ecco, allora una nipote. Sì. Ok. Lui Mhm. non sa dove andare e la nipote ha dei problemi. Non analizziamo neanche quali. Ah, ah, mhm. Ok. Nonna si presenta? Sì, la nonna si presenta, la vedo molto, sai, tipo signorina Rottermeier, no? Quindi tutto molto seria, deve essere tutto sotto controllo perché sennò se va, Chiara eh, si è, ride. si è trovata con questa cosa improvvisamente, quindi per non perdere il controllo tutto doveva andare come doveva e lei doveva crescere, e Chiara doveva crescere molto no, inquadrata perché sennò aveva paura che si sarebbe persa. Ok, quindi era molto Mettiamoci così. anche nei Mm. panni della nonna. E Uno vuole viversi la infatti, vecchiaia e si ritrova a rifare la mamma mm, da mm, mm, mm. zero, no? Perché queste nonne che fanno le mamme sono delle mezze sante, sono anche delle persone che se poi diventano estremamente severe è anche perché non sanno bene come fare, si Esatto, c'è. autotutelano. Si Possono autotutelano, ma anche proprio no, il modo più... Se io ho tutto sotto purtroppo. controllo, sono tranquilla, ecco, no? Che vada Cioè, tutto... questa donna probabilmente non dormiva di notte perché se le Esatto, succedeva qualcosa e se ne andava, la bambina dove cavolo la mettevano? esatto, esatto. Mm, mm, A casella della posta, cioè, infatti, sì, 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 uno era non una c'è, cosa così. l'altra, boh, l'altra Mm, presso la patria potestà, quindi c'è, cos'è, eh, l'adozione? mm, Meglio una nonna un po' severa alla fine. esatto, sì. È meglio una nonna un po' severa che le nonne, le gran parte delle nonne di oggi.
vabbè. Beh, Mm, questo è il mio punto di vista. Sì, d'accordo. amore, fallo pure, certo, Sì, caro, e poi certo. vengono Mm, su con la siringa nel braccio. appunto. Vabbè, luogo comune, certo, però. Mhm. Abbiamo avuto una testimonianza di recente di genitori tossicodipendenti, tutti con genitori permissivi e mai giustamente, minimamente severi. Hanno sempre fatto quel cavolo che volevano. Guarda che caso, no? Infatti, sì, sì. No? La conosci anche tu questa persona. E tuo papà e tua mamma non mi hanno mai detto di no, mi hanno sempre detto di sì. Potevo fare Mm, quello che volevo. Ecco, troppo. infatti. Vabbè, maestrino oggi. Mhm. Bene, e nonno, nonno biologico? Allora, il nonno biologico adesso in questa situazione, vedendo il film, essendo consapevole, dice, non ho avuto il coraggio. Lei sarebbe stato il mio grande amore, ma non ho avuto il coraggio di lasciare tutto di là. Di lasciarne 5 per prenderne Sì. una. Mm. No, è proprio la nonna, eh? Mhm. Sì, quindi tutto ciò che derivava da lì. Vabbè, portale aureo. Mhm. Se qualcuno vuole lasciare un messaggio, oltre al nonno biologico, Eh, allora, non parla nessuno dei tre, ma è come se arrivasse un messaggio da tutti e tre a mm, livello energetico. Sei stata una bambina, una ragazza e sei una donna stupenda, veramente. Questa cosa qua. ok, li lasciamo entrare. Mm? Quando sono entrati, chiudiamo il portale aureo. Ok, chiuso. Mhm. Ok, sogno iniziazione. Ci sono sempre tre fasi. Mhm. Ricordo della vita degli anni 60? Sì, però gli vengono i ricordi, gli vengono quando le fanno le abduction. È come se alcuni aspetti dei posti dove le fanno gli abduction ricordino i posti che lei ha visto nella vita precedente. Mhm. Quindi Ok. alla PS fanno venire in mente appunto quelle cose là e quindi tutti i ricordi con le fasi. Vermi, larve, insetti. Quelli è la PS che si sveglia durante alcune abduction e vede alcune cose che usano durante questi esperimenti. Sono robotici, sono come quelli di Matrix, è presente? Sì. Ecco. Sogni. Sì, quindi sono insettozzi, non sono proprio vermi, Mm, sono come cose. sogni, sogni in cui ci sono dei uomini del tempo con un camice azzurro, camicia azzurra, con degli occhi strani che ipnotizzano tutti, le persone per strada così, poi arrivano a lei e lei li scioglie con lo sguardo. Allora, è un abduction, però non è quello che lei vede. Mm, È come se ci fosse. Allora, la vedo durante questi abduction, perché le fanno tanti tipi di abduction. Hanno variato molto durante la sua vita. Eh, Questo tipo di abduction io vedo come questa enorme sala, questo stanzone enorme mm, su una, come si chiama? Stazione spaziale, Mhm. enorme salone dove ci sono tutti questi lettini, dove ci sono le persone a cui fanno le abduction e le collegano tipo a un casco, ok, mettono tipo un casco e come se le programmassero. Ok, quindi in questo caso mi stavano mettendo il programma ehm, che permette,
che a loro avrebbe permesso con un certo segnale di ipnotizzare la persona. Mm. Sono riuscito a spiegarlo Mhm, bene. mhm. Ok. E la PS se ne accorge, si sveglia durante questa informazione e riesce a contrastarla. Quindi Sa- non sono riusciti praticamente a passare la programmazione a Chiara. Sangue orso. È un indizio che ha dato la PS. È come se... Allora, lì non è che serviva molto sangue dell'orso, nel senso, nel contesto poteva avere un senso, però il concetto della PS era che stai attenta perché io ti mando i messaggi e voglio che tu ti accorga del mio messaggio. Ok, quindi il fatto che lei si sia accorta di questo particolare ha fatto sì che mh, la PS fosse riuscita a mettersi in contatto con lei. Ok, ma Chiara è potente? Chiara è potente, Chiara è riuscita a fare, è lei è la sua PS che è riuscita a fare quel passaggio da una vita all'altra. Come la possiamo definire? È come se fosse una nuova cosa, un esperimento che ha provato a fare, no? Tenere le vibrazioni in una certa maniera per passare subito. Cos'è? Cambio di testimone, passaggio Sì, di testimone. mm, Eco. mm, noiosi, Madonna. Ok. C'erano? Sì, ancora. Aspetta, eh. Mhm, ok. Davvero? Di nuovo? Sì, tre. Possibile. Passaggio di testimone, molto interessante. Mm. Il passaggio di testimone è molto interessante. Quanti hanno fatto una cosa del genere? Allora, vedo che sono riusciti a farlo almeno una volta. Tutte le perle Mm? e poi altri 230, tra cui Chiara. 230, quindi pochissima gente. Sì, 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 sì. Cosa occorre per fare il passaggio di testimone? Allora, in quella vita lì, da cui arrivi, devi essere stato in grado di allenare il tuo cervello a una percentuale molto alta e quindi cioè, arrivi a un certo punto che lo usi sempre a una percentuale molto alta, quindi direi a riposo al 20% e quando ti Mm. serve attivarlo 40, tra il 40 e il 50. Barbara a quanto vibrava, cioè a quanto stava come cervello? Era 23 sempre e Sì. arrivava anche a picchi di 54, 55 Come quando faceva? l'attivava. Ehm, allora, aveva allenato il cervello, lei si concentrava, alzava le vibrazioni anche degli oggetti. Quindi riusciva, vedo, quando faceva le sue ricerche, che poi ha scoperto queste cose, vedo che ehm, riusciva a fare di tutto, che ne so, riusciva a leggere dei documenti a distanza, riusciva a visualizzare delle cose a distanza, riusciva a spostare gli oggetti, vedo che spostava le macchine, durante un inseguimento è riuscita a spostare delle macchine, faceva Ok, cose... Mm, questa know-how, queste conoscenze sono di Chiara in sì, Barbara. Adesso facciamo un tubo e mettiamo mhm, queste conoscenze che passano da Barbara a Chiara. Quindi si conserva quello che è già stato conquistato nel mm, gioco dalla parte subliminale di Chiara. sì. Mm, In realtà è per quello che l'hanno interferita da subito in questa vita, perché lei ce le pericolosa. aveva. Eh sì, Mm.
La parte eterica di Chiara oggi è la stessa di Barbara? Cambia solo, mm, cambia solo l'informazione fisica. Ehm, Sì, ma princi- l'eterica. sì. L'eterica di solito cambia. Quindi semplifichiamo, diciamo che l'eterica è soltanto legata, no, legata a tante cose, però per semplificare, prendere solo un elemento, un parametro, l'eterica è definita dalla resistenza alle malattie, all'essere forte, no? Quindi Mm. una parte eterica debole e quindi uno ha un fisico cagionevole, gracile, nasce di 1,5 kg, si ammala sempre. Invece un bambino che nasce di 4,5 kg e distrugge la povera mamma, è sempre forte, un uomo toro, un uomo che alza i pesi, è un omone di 1,95 m per 120 kg di muscoli. Ok, semplifichiamo. Mhm. La parte eterica, la parte subliminale di Chiara e di Barbara sono la stessa. La Sì. parte eterica invece. Sì, è come se avesse trasferito le stesse, cioè come se la parte eterica fosse la stessa, ma ha cambiato solo la parte delle sembianze fisiche. Quindi ha conservato l'eterica? Eh, è O è riuscita a simile? fare, è simile, è simile. Non è la Eh, stessa. no, è come se avesse portato le informazioni utili, che erano molto utili, efficaci per poter attivare il cervello come lo Mm. attivava di qua, no? Quindi quelle informazioni lì ehm, sono trasferite in questa parte, cioè questa parte eterica ha come base quello. E poi il resto poteva cambiare, poteva variare, poteva essere di questa vita. Ok. Mhm. Va bene, trasferite le conoscenze, quindi adesso Chiara si muove con la telecinesi. Se lei si allena, deve riallenarsi, no? È come se uno cammina, cioè noi impariamo a camminare da bambini, ok? Facciamo un incidente, ci rompiamo il femore, anche se sappiamo come si cammina, ma il femore, deve rimparare a camminare, il cervello deve rimparare insieme al femore a camminare, allenando nuovamente, il muscolo, l'equilibrio, la propriocettiva, ok? Mhm. Quindi deve fare la stessa cosa. Va bene. Barbara e Chiara, mano nella mano, adesso vanno al cluster. Mhm. Barbara ha fatto grandi cose nella sua vita, Chiara anche meglio, perché Mhm. porta tutte le sue 921 vite, tra cui quella di Barbara, al cluster, a eliminare tutti i contratti. L'esistenza più importante è quella che si rende consapevole di quello in cui siamo inseriti. Mhm. Ehm, sono tutte palle, palle da gioco proprio, no? Di varie forme e varie grandezze. Mm. È come se eh, per loro fosse un campo da gioco. Ok, e quindi a seconda di come le varie vite avevano preso, diciamo, l'aspetto principale, no? Di andamento della vita, poteva assomigliare a uno sport o a un altro. Ecco, c'è questa similitudine qua. Adesso sto aprendo il portale definitivo e insieme ce le stanno lanciando dentro. Ok, adesso hanno chiuso. Hanno fatto due ad eternum e hanno Ah, messi tutti e due lì. Mhm. una testa, E- grande, Avatar. Allora,
è bella l'immagine perché di solito vedo, no, la persona che va verso l'avatar, va velocemente, però è come se andasse fisicamente, no? Quindi vedo questa salita e poi c'è questa mega stanzone dove ci sono tutti gli avatar. Loro si sono teletrasportate. Ok, sono apparse lì. Sì. Via tutto. Mhm. E due ad eternum. Mm. Messo. Mm. Ok, ora torniamo di qua, non ci sarà più nulla, come sempre, immagino. Assolutamente no. Ok. 5 ad eternum per Barbara, 5 ad eternum per Chiara, nel corpo fisico, mentale, emozionale, subliminale ed eterico. Mhm. Lo fanno tutte e due? Sì. Eh, quando lo mettono eh, nel subliminale, nell'eterico, Mm. in eterico si uniscono e la vibrazione triplica tantissimo, cioè proprio si moltiplica. Ok, nuova vibrazione di Chiara. 190 miliardi, Benissimo. 1000 volte tanto. 112 era la consapevolezza. 247, PS e PE. PS un po' bassa prima. 65, 35, Ok. Vite. 311, Cervello 9,7. 15,1, Davvero? te lo giuro. Ma quindi In questo momento, telepatia e telecinesi, spostamento di oggetti col pensiero c'è già. qua adesso, adesso in questo momento, con queste condizioni, col lavoro che siamo ancora nell'eterico, ok, stiamo ancora agendo nell'eterico, vedo che c'è proprio nel momento in cui agiamo così, quando noi poi disconnettiamo, si abbassa tutto un po', che si ristabilisce un attimo tutto. Ok. Me lo dirai poi in privato, guarda la mia percentuale e il Mhm. tema telecinesi che mi riguarda. Poi me lo dirai in privato. Mhm. Dimmi quando sei a posto. Eco, eco, ancora, basta. Mhm. Detto, ho Ok, messo. hai visto tutto a posto? Mhm. Ok. Chiamiamo nel cinema alla fine, all'inizio è uguale, tanto anche se arrivano alla fine possono vedere tutto il film in un secondo. La figlia e il compagno e tutti quelli che si vogliono presentare. Madre e padre. Mm. Mhm. Prendono informazioni, prendono l'ad eternum, creano un ad eternum. Sì, Allora, la sì. figlia si prende tutto, il compagno lo prende, è molto, allora, è contento di aver visto le cose, prende l'ad eternum, cioè si fa l'ad eternum, prende la Vic, è molto, ha un forte dolore emotivo interno. Mm, Vorrebbe trovare il modo di liberarsi, ma non sa come. Ha visto adesso come funziona tutto, ma
boh, è lì che si crogiola nel suo dolore, diciamo. Ok. La figlia l'hai detto, i genitori? Sono arrivati tutte e due con questo eh, dolore profondo inconscio che hanno per la distanza dalla figlia. Diciamo che sono venuti con questo grande senso di colpa, eh, ma non riescono a fare nessun passo oltre. Va bene, messaggio finale e abbiamo finito. Segui la tua creatività, quello è lo spunto per ripartire ora. Adesso che tu hai questa, è una grande occasione il fatto che tu possa stare a casa, anche se non sembra, mh, anche con la tua bimba, ok? E mentre lei è a casa, tu puoi sprigionare la tua creatività e veramente puoi iniziare a vendere i tuoi gioielli online, nei vari canali e poi vedrai che se rimani centrata e ascolti tutti i messaggi che la tua PS ti manderà, perché te li manderà, saranno dice, saranno delle informazioni molto chiare, quindi come se arrivassero delle frasi improvvise, ok? Lì è lei, è la tua PS che ti parla. Se tu continuerai a seguirla, riuscirai in poco tempo, nel giro di 4-5 anni, a riprendere tutte le capacità che avevi quando hai vissuto come Barbara. Devi rimanere molto centrata. Cercheranno di attaccarti nuovamente. Devi imparare a allenarti a riconoscere che quello è un attacco, ok? E tu lo puoi lasciare fuori, semplicemente fum, così, perché a livello energetico sei molto forte. Puoi fare proprio così, fum, e li puoi lasciare fuori. Adesso hai una grande serenità, vedo tanta felicità e tanto entusiasmo in questo momento, con queste condizioni. E questo ti aiuterà tantissimo. Bene, come Mhm. la vedi? La vedo proprio serena, felice, allegra, divertita. Vedo che manda questa serenità, questa felicità fuori, come se uscisse questa emozione all'esterno. C'è ancora Barbara? Barbara c'è ancora perché eh, l'esperienza che ha iniziato a fare nella vita di Barbara e in questa vita deve arrivare a finirla. Ok, quindi finché non l'ha finita, la vita di Barbara c'è e Barbara c'è ancora. La Va vita di bene. Barbara c'è. Mhm. Ok, abbiamo finito.